titolo di questa presentazione è l'interpretazione sismica e la modellizzazione 3D delle strutture anticlinaliche in Adriatico centrale, con il caso di studi di Tortoreto Lido e di Ernesto Nord, e la successiva caratterizzazione dei reservoir come possibili siti di stoccaggio geologico, andando a calcolare quelli che sono appunto i volumi di CO2 iniettabili in questi reservoir da noi analizzati. Lo scopo del lavoro infatti è stato quello di costruire un modello 3D delle strutture anticlinaliche di Tortoreto Lido e di Ernesto Nord, la valutazione volumetrica dei reservoir presi in considerazione e la valutazione dei reservoir dal punto di vista dello stoccaggio geologico. Per far questo è stato fatto questo tramite l'interpretazione dei profili sismici, che non sono altro che ad esempio un'ecografia del sottosuolo, e tramite questi profili sismici a riflessione sono stati analizzati tutti i dati unitamente a quelli che erano le analisi dei dati di pozzo forniteci dal progetto Videpi, che è un progetto italiano in cui tutte quante le agenzie di oil and gas, dopo fatte le loro esplorazioni, per legge devono dare alcune parti di queste ricerche allo Stato italiano, e lo Stato poi li pubblica su questo portale e sono fruibili a tutti quanti i ricercatori e non. E inoltre ovviamente la ricostruzione del modello è stata fatta tramite dei software. Noi abbiamo utilizzato Move della Midland Valley, e la valutazione del volume del reservoir come sito di stoccaggio è stata fatta tramite l'equazione di OEI del 2006 e Donda nel 2011. Ho saltato una slide. Come si va indietro? Ok. L'Adriatico centrale, la configurazione attuale è dovuta ai processi geologici e geodinamici che si sono alternati durante il corso dei milioni di anni. Attualmente è un bacino di avanfossa della catena appenninica, delle Alpi a nord e delle Dinaridi Albanidi. L'area di studio è Tortoreto Lido onshore e Ernesto Nord offshore. Le successioni attraversate sono la successione umbro-marchigiana e i depositi di avanfossa che sono più recenti. Questo lavoro ha avuto come obiettivo la riduzione della concentrazione di CO2 in atmosfera. Come possiamo vedere dall'immagine in alto a sinistra, il 2017 è risultato essere il secondo anno più caldo rispetto alle temperature medie dal 1950 al 1980, risultando 0,9 gradi superiore rispetto a questa media. E l'UNFCCC considera lo stoccaggio geologico come una tecnologia possibile per ridurre la CO2 in atmosfera. Per fare ciò la CO2 deve essere iniettata allo stato supercritico, quindi con temperature di 31,03 gradi e pressioni di 7,38 megapascal, quindi a una profondità di circa 800 metri in profondità. In questo modo 100 metri cubi di CO2 presenti in atmosfera occuperanno solo 3,2 metri cubi a una profondità di 1 chilometro. I file che sono stati utilizzati per preparare il database che è stato poi utilizzato durante il nostro lavoro sono dei file in formato Segway. Questo formato va a dare a ogni file PDF scaricato dal sito Videpi quelli che sono le coordinate geografiche del punto di inizio e di fine della linea sismica. La linea sismica questa è una tipica linea sismica.
Per far ciò è stato utilizzato un script in MATLAB, che è un software di analisi matematica, che è stato realizzato da Farran nel 2012 e si chiama Image2Seguai. Ok, questa è un'interpretazione sismica in cui la linea sismica precedentemente della slide precedente è stata interpretata andando a suddividere quelle che sono diverse facies sismiche, come potete vedere in diversi colori. Ogni facies sismica è descritta in letteratura da alcuni autori e va a dare ogni facies ha delle età ben distinte. Questa zona, che è la zona di Tortoreto Lido, e in particolare questa linea sismica è la SB0688, è stata poi vincolata dal punto di vista dei terreni e quindi anche dal punto di vista temporale tramite il pozzo Tortoreto Lido, in cui si può vedere a ogni diciamo top di queste formazioni quella che era il vincolo da parte del pozzo, e grazie a questo poi si è potuto andare avanti con l'interpretazione. Dall'interpretazione in 2D si è arrivati poi al modello 3D. Ci può andare avanti. Questo è il modello 3D che è stato realizzato tramite appunto MOVE della Midland Valley, e questo modello ci ha permesso, tramite più linee sismiche, ha permesso di ricostruire tutta la zona presa in esame. Sì, grazie. Ok. La zona presa in considerazione dal mio lavoro di tesi era la zona di Tortoreto Lido, che è stata ricostruita, e come reservoir è stato preso in considerazione come reservoir le sabbie del Pliocene inferiore, che hanno dato appunto vita a questa struttura. Questa struttura si chiama anticlinale, che è come si vede appunto è come una trappola, in cui al di sotto di questa trappola è possibile avere in natura quelli che sono l'olio e il gas. Quando queste trappole sono coltivate, quindi vengono utilizzati, vengono coltivati il petrolio e il gas, che è una tematica anche in Adriatico molto sviluppata, potrebbero essere riutilizzate in un futuro per andare a iniettare quelli che sono i valori, la CO2 che è presente in atmosfera. Quindi prendere la CO2 presente in atmosfera, che è la grande quantità di CO2 che è presente ai giorni nostri, è uno dei protagonisti del fatto dei cambiamenti climatici, e si potrebbe andare ad abbassare questa quantità di CO2 andandola ad iniettare all'interno di queste trappole. Questa trappola è stata caratterizzata poi da vari studi, tra cui è stato visto che era da quella che è il pozzo Mariella 1, che si trova al di sopra proprio va a intercettare queste trappole. Si è visto che erano delle intercalazioni sabbiose argillose, e che la porosità di queste sabbie è di circa il 30%. Questa è una porosità ottima per andare appunto a stoccare, ad iniettare la CO2 all'interno di queste trappole, con valori di permeabilità che variavano tra gli 80 e i 150 millitars. Al di sopra di questa trappola poi c'è bisogno di un seal, di un tappo, che appunto deve garantire che la CO2 iniettata all'interno della trappola non fuoriesca, quindi non ci devono essere fenomeni di leakage in superficie. Questo tappo è stato ritrovato in quelle che erano le sabbie del Pleistocene, e che nel modello 3D sono appunto
queste qui gialle, e al di sopra questa è la ricostruzione della batimetria del fondo del mare. Quindi da queste sabbie al di sopra sono state catalogate come un possibile caprock. Dopodiché è stata fatta l'analisi volumetrica della trappola presa in esame, e si è visto che questa trappola appunto era alquanto superficiale, poiché come ha detto Giuseppe, la CO2 per essere iniettata all'interno di queste trappole e per garantire che lo stanziamento della CO2 all'interno di questa trappola, c'era bisogno di almeno 800 metri di profondità. Ma dal modello 3D, dalla modellizzazione, è uscita il top della trappola a 600 metri, e per questo sono stati messi all'interno di questa formula, che è l'equazione di DOE e Donda del 2011, e sono stati messi alcuni parametri, come ad esempio la densità della CO2, un po' minori di quelli che dovevano essere, appunto perché la trappola è uscita troppo superficiale. E con questi parametri è stato possibile fare una simulazione volumetrica, e quindi per vedere da quanta CO2 era possibile iniettare in questo sito di stoccaggio, e con un valore di efficienza, questo valore qui, che è un valore diciamo empirico, che viene dettato da quelli che sono alcune ricerche sul campo appunto della CO2, con un valore di efficienza all'1% c'era la possibilità di iniettare il 25,6 megatonnellate di CO2 all'interno di questa trappola, e con un valore al 4% 102 megatonnellate. Già è da considerarsi accettabile un valore di efficienza al 2%, quindi ipoteticamente 50 megatonnellate in una trappola del genere, che è appunto onshore, proprio sulla costa tra Pescara e l'offshore prospiciente. Ipoteticamente sarebbero possibili iniettare una cinquantina di megatonnellate di CO2. Per avere un'idea di quanta CO2 è, la centrale di Civitavecchia, che è una centrale a carbone, che è una delle centrali anche più inquinanti in Italia, produce 12 megatonnellate all'anno di CO2, cioè inietta in atmosfera 12 megatonnellate. Ci fermiamo per il cambio dei... Sì, diamo un attimo il tempo agli interpreti di uscire dalla cabina e di dare il cambio ai colleghi. della batteria può darsi, no? Il ricevitore che... metodi. Possiamo riprendere? Questa è un'altra linea interpretata nell'offshore abruzzese,
e rappresenta la struttura Ernesto Nord, che prende il nome dal pozzo che la taglia, ed è costituita da due fasi deformative. Una prima fase deformativa fino al Cretaceo e una successiva fase deformativa che ha fatto crescere la struttura, che è più recente. Per passare da una linea sismica in tempi doppi in profondità sono stati utilizzati i dati di letteratura di Ballì del 1986. Successivamente è stata ottenuta la struttura modellizzata in 3D, che è costituita dalla foglia principale, il truss Ernesto, a vergenza appenninica, e il backtrust associato. Le superfici interpretate sono il rosso ammonitico, marne a fucoidi, scaglia calcarea, gessoso solfifera e pliocene inferiore. In particolare la scaglia calcarea costituisce il reservoir della struttura. Anche in questo caso, come in quello precedente, la struttura presenta il top a una profondità inferiore rispetto ai 800 metri necessari per stoccare CO2 allo stato supercritico. Dai dati di letteratura abbiamo una porosità che varia tra il 28 e il 32% e la permeabilità è abbastanza bassa per considerarlo un reservoir, 1,2 millidarcy. La formazione superiore è costituita dalla gessosa solfifera, che sono dei gessi, marne e anidridi, e rappresenta il caprock. Presentano valori di porosità infatti di 2,2% e che permette alla CO2 di non fuoriuscire in superficie. E anche la superficie superiore, che sono i depositi di avanfossa delle catene che bordano il mare Adriatico, anche in questo caso la porosità è piuttosto bassa e non permette la fuoriuscita dello CO2. I valori ottenuti interpolando i dati di letteratura con i dati di pozzo con i dati di letteratura ci permette di ottenere dei valori sufficienti per considerare la scaglia calcarea un ottimo reservoir. E presenta un'impermeabilità infatti che arriva fino a 358 millidarcy. E le due stime effettuate sono anche in questo caso 22,6 megatonnellate di CO2 e 90,54 megatonnellate di CO2. Per concludere, l'intento di questo studio è stato una costruzione del modello 3D per valutare la capacità di stoccaggio delle strutture analizzate. Queste strutture sono piuttosto comuni, non solo in Adriatico ma in tutta Italia. I vantaggi per lo stoccaggio in strutture offshore che permettono l'iniezione allo stato supercritico sono che si trovano vicino a importanti impianti come la raffineria di Falconara, e queste stime possono essere utilizzate come analoghi in situazioni simili. Studi di questo tipo sono importanti per dare indicazioni sugli elementi fondamentali, ossia la presenza di un reservoir e un caprock, e possono essere un punto di partenza per creare un database dei siti di stoccaggio in Italia. Grazie.